Partiamo dagli spinaci. Metto a rosolare uno spicchio d'aglio nell'olio e poi aggiungo gli spinaci. Un bel pizzico di sale. Copro col coperchio e lascio stufare per 5 minuti. Spinaci pronti, togliamo via l'aglio e nel frattempo che si intiepidiscono mi occupo delle uova. Le metto in pentola, le copro con acqua fredda e dal momento del bollore conto circa 7 minuti. Torniamo agli spinaci che intanto sono ben scolati. Ora li trito grossolanamente al coltello. Infine li raccolgo in una ciotola e aggiungo il pangrattato. Una bella mescolata. Ma perché aggiungiamo il pangrattato? Semplicemente per asciugare la parte residua dei liquidi contenuta negli spinaci. In un'altra ciotola verso la carne di manzo, quella di maiale, la mollica grattugiata, grana grattugiato, l'uovo, prezzemolo tritato, la senape, noce moscata, poi regolo di sale e pepe e mo si mescola tutto con le mani. E dopo averlo impastato a lungo lo facciamo riposare in frigorifero per una decina di minuti. Sulla pellicola adagio la carne, la stendo fino a ottenere un rettangolo di circa 1,5 cm, 2 cm. Nel mezzo dispongo gli spinaci, il caciocavallo affettato e disposto in questo modo e infine le uova in fila. E ora, aiutandomi con la pellicola, l'avvolgo. Chiudo per bene le estremità e lo metto a riposare in frigorifero per 15 minuti. Nel frattempo mi occupo del contorno. Verso le patate novelle in una pentola, le copro con l'acqua e dal momento del bollore le faccio cuocere 5 minuti. Ho scolato e raffreddato brevemente le patate, posso tagliarle a metà. Verso le patate nella ciotola, condisco con sale, pepe, olio e poi profumo con i rametti di rosmarino interi, qualche foglia di alloro, dei rametti di timo, sempre interi, e la salvia. Diamo una bella mescolata e posso trasferire il tutto su una leccarda con carta forno. Ed eccolo qua. Ricordiamoci un goccio d'olio per spennellare la superficie. Pronto per la cottura in forno a 175 gradi per circa 40 minuti, dopodiché qualche minuto di grill per dorare la superficie. Ragazzi, che profumo, il nostro polpettone è pronto. E ora si assaggia. Buonissimo!